Ben ritrovati a tutti in questo nuovo video. Oggi riprendiamo a parlare di illuminazione a luce continua. Dopo tanto tempo mancavano queste recensioni e lo facciamo sempre con un prodotto di SmallRig. Esattamente un anno fa ti ho fatto conoscere esattamente questo modello, l'RC100B Bicolor, praticamente assorbimento massimo 100 watt, quindi non è affatto male. Particolare questo modello perché ha la possibilità di collegare rapidamente la batteria direttamente nel telaio, la classica batteria V-mount, ma questo modello è come quello che ti faccio conoscere oggi, che praticamente sotto questo punto di vista sono uguali, ha la possibilità anche di utilizzare le batterie NPZ, quelle di Sony. Comunque oggi andiamo a vedere soprattutto quello che potrai fare con una versione RGB. Abbiamo lo stesso assorbimento, quindi arriviamo fino a 100 watt. Qui abbiamo i colori, la funzione RGB HSI. Abbiamo una resa cromatica decisamente migliorata rispetto alla versione normale e soprattutto abbiamo la possibilità di inserire i filtri della LI che li troviamo direttamente nel menu. A differenza del modello precedente, che rimane sempre ovviamente in produzione, cioè la versione Bicolor, praticamente il peso è lo stesso, 750 grammi, anzi 710 se andiamo a togliere il piccolo riflettore, questa parabolina con attacco proprietario, però dovete ovviamente poi calcolare il peso della batteria che andate a utilizzare. Supponiamo che utilizzi la più comune utilizzata da 99, che di solito ha un peso di 8 etti, quindi andiamo già a raggiungere il chilo e mezzo, ok ragazzi? Poi devi aggiungere anche il peso, anche se non è tantissimo, di questo nuovo bracket che è stato migliorato per fortuna. Rimane sempre in plastica ma è decisamente costruito meglio e soprattutto ha la comodità che andando a premere questo grilletto vai a cambiare velocemente l'inclinazione. Però ho osservato che mancano le guide che, almeno nel mio modello, dopo non so se questa cosa è valida su tutti gli esemplari, le due guide che vanno esattamente a incastrarsi nella parte del telaio di questo illuminatore, che ti consente proprio di avere questo bracket bello stabile senza muoversi. In questo caso, anche se tu vai a stringere di molto, tende a muoversi e questa cosa decisamente non è che mi faccia impazzire. Comunque rimane abitato, non è che si svita, però avrei preferito trovare proprio il sistema che troviamo nel bracket precedente. La carcassa rimane sempre in plastica, però qui abbiamo del metallo, abbiamo i due dimmer che servono per cambiare la potenza e anche la temperatura colore, ma adesso vi darò maggiori dettagli. Nella parte posteriore abbiamo l'attacco V-mount per collegare una batteria o eventualmente un adattatore per batterie NPF. Nella parte frontale abbiamo il LED COB, non solamente Bicolor ma anche RGB. Abbiamo l'attacco proprietario RCD SmallRig. Come vedete qui abbiamo anche una protezione che funge anche da diffusore, che quindi va a proteggere dalla polvere il LED COB. Come ti dicevo, abbiamo l'attacco proprietario, quindi se vuoi usufruire della piena portabilità devi acquistare eventualmente proprio i due modificatori che attualmente sono disponibili, cioè la misura da 30 cm e quella da 60. Io ti consiglio quella da 60. Eventualmente, se possiedi già modificatori con attacco Bowers Mount o eventualmente vuoi utilizzare modificatori più grandi di 60 cm che non li troverai con questo attacco proprietario, devi pensare di acquistare questo adattatore sempre di SmallRig, che praticamente ti consente proprio di andare a utilizzare modificatori con attacco di Bowers. Vado sempre a ricordare, lo faccio perché sono sicuro che questo video viene visto anche da persone che sono nuovi nel mondo della illuminazione. Qualcuno magari sta pensando di comprarsi la propria luce, quindi deve essere a conoscenza di alcuni aspetti decisamente molto importanti. Allora, qui nel video di oggi ti sto facendo conoscere la versione RGB
che ha anche la funzione bicolor, quindi la funzione CCT, quindi possiamo cambiare la modifica della temperatura del colore da 2005 fino a 10.000, come lo possiamo fare qui, però qui abbiamo anche la possibilità di avere i colori. Però a differenza del modello che ti ho fatto conoscere l'anno scorso, che lo trovi sempre ovviamente in commercio, a proposito, il prezzo, da quello che ho visto su Amazon e anche sul sito ufficiale di Smorig, praticamente il prezzo è molto simile, siamo sui 260 euro, e qui praticamente è anche però la possibilità di avere la funzione RGB, che qui non troviamo. Però c'è una cosa che devi sapere, perché è giusto spiegare le cose bene. Quando parliamo di potenza, cioè di lux, l'assorbimento è lo stesso, 100 watt, però avendo un LED che deve fare più cose, perché qui devi avere anche la possibilità di inserire eventualmente i colori, capisci che la potenza di questo LED va a diminuire. Quindi i lux, diciamo, non sono dimezzati rispetto alla versione bicolor, ma ci siamo abbastanza vicini. Vediamo come puoi alimentare questo illuminatore da 100 watt. Innanzitutto in dotazione avrai l'alimentatore con attacco proprietario, cosa che non troviamo nella versione bicolor, però è possibile acquistarlo separatamente. Supponiamo che li vuoi acquistare tutti e due, puoi ovviamente utilizzare questo alimentatore anche sulla versione bicolor. Eventualmente, se li fai funzionare entrambi, uno lo alimenti a batteria. Allora, alimentatore è la soluzione ovviamente più consigliata se non vuoi avere interruzioni durante una ripresa video, soprattutto, e anche se magari scatti in foto. Se abbiamo una presa sotto mano, ovviamente è una cosa che si può fare tranquillamente, anche se io preferisco anche in studio utilizzare proprio le batterie, giusto per non avere cavi in mezzo allo studio, o quando vai in certe location, se magari sei a casa di clienti, insomma, passa qualcuno ti dirà gello stativo. Comunque dopo valutate voi. Allora, la soluzione è quella più consigliata, proprio anche per usufruire di tutta la potenza che troverai con questo illuminatore, è quello di utilizzare una normalissima batteria V-mount. Non ha importanza la capacità, ovviamente avrai più autonomia, più grossa, però l'importante è che sia una batteria V-mount, e semplicemente la vai a collegare direttamente al telaio di questo RC100C e puoi iniziare a utilizzare esattamente questo illuminatore. Supponiamo che tu non disponi proprio di questa batteria, ma può succedere che hai a casa queste batterie che sono quelle che conosciamo tutti, in questo caso sono le NP-F970 di Sony. Queste sono delle repliche, comunque ci sono ovviamente in commercio questo tipo di batterie che sono anche decisamente con tagli dimezzati, quindi sono anche più leggere, però abbiamo un'autonomia minore. In questo caso, se disponi proprio di questo genere di batterie, potresti pensare eventualmente, senza acquistare una batteria V-mount, di prendere questo adattatore, questa basetta che supporta esattamente le batterie NP di Sony. Quindi le andiamo a inserire e praticamente diventa una batteria V-mount, perché adesso abbiamo proprio la possibilità di collegare con questo adattatore queste batterie a questo illuminatore. Però, come ti dicevo esattamente un anno fa, c'è un aspetto molto importante che devi essere a conoscenza, quindi valuta con attenzione se vuoi utilizzare queste batterie. Non potrai usufruire, copro con la mano sennò accecco tutti voi, non potete superare la potenza massima del 60%, si ferma al 59%, perché esattamente queste batterie non riescono a dare la giusta tensione a questo illuminatore. Quindi valuta te. Io il consiglio che mi sento di dare nel 2026 ormai è quello di acquistare una batteria V-mount, anche perché ragazzi i prezzi sono decisamente scesi rispetto a qualche anno fa.
Facciamo un po' di chiarezza giustamente anche per un eventuale acquisto di modificatori. Quindi quando parliamo innanzitutto di illuminatori così compatti, sappiamo tutti che avremo un attacco proprietario e questa cosa è valida non solamente per Smorgasm ma praticamente per qualsiasi azienda che produce illuminatori così compatti. Poi quando saliamo come dimensioni quasi sicuramente troviamo di serie l'attacco Bauer-Smart. Comunque attacco RC, naturalmente hai a disposizione, oltre alla parabola che troverai in dotazione, e addirittura ti mettono il dome in silicone se acquisti l'RC 100C, ci sono a disposizione questi due modificatori. Questo da 30 con griglia, che io personalmente non ho quasi mai utilizzato, e il modello da 60. Ecco, questo lo vado a consigliare molto di più, anzi compralo perché è decisamente molto utile ed è anche veloce da aprire e anche da chiudere, e una volta che è chiuso praticamente occupa anche poco spazio, quindi devi pensare, se non possiedi eventuali modificatori, di prendere in considerazione questo. Eventualmente se vuoi utilizzare una misura più grande di 60 non esiste, almeno per il momento, con l'attacco proprietario, quindi devi pensare di acquistare questo adattatore che ti ho fatto vedere prima, e quindi potrai utilizzare qualsiasi, ci puoi mettere anche un 150 cm, anche se ha poco senso, con questo illuminatore da 100 watt. Voglio farti vedere adesso velocemente anche il menu, cioè l'interfaccia di questo RC100C, che è molto simile al modello Bicolor. Abbiamo qualche funzione in più e soprattutto la parte dedicata ai colori. Però prima di farlo voglio dire una cosa che ho dimenticato di dirvi poco fa. Quando parliamo di batteria V-mount, soprattutto se è una batteria vecchia, potrebbe ovviamente non far funzionare correttamente questo illuminatore, cioè si accende però non riesci praticamente a ottenere la massima potenza, perché potrebbe avere una potenza inferiore ai 100 watt la batteria. Quindi se è la tua prima batteria V-mount, assicurati che abbia almeno un'uscita da 100 watt, cosa che al giorno d'oggi praticamente hanno tutte le batterie V-mount, ok? Quindi non ti devi preoccupare, però è meglio sempre controllare. Quando parliamo di autonomia, a proposito di batterie, se utilizziamo questa batteria comune da 99 Wh, praticamente quando abbiamo un assorbimento massimo di 100 watt, quindi lo andiamo a utilizzare alla massima potenza, più o meno abbiamo un'autonomia di 55 minuti, ok? Quando la batteria è in ottimo stato. Quindi se la batteria è da 200 watt ora, praticamente ci fai quasi 2 orette, oppure mezz'ora se la batteria è da 50 Wh, ok? Quindi presta sempre attenzione quando utilizzi la batteria e soprattutto per quanto tempo pensi hai bisogno di utilizzare questa luce senza interruzioni. Detto questo, altra cosa molto importante, scaricati l'applicazione perché è molto utile soprattutto per andare a gestire al meglio i colori e per andare poi a utilizzare dei preset, quindi vai a velocizzare proprio il lavoro. Innanzitutto lo accendiamo adesso, qui abbiamo l'interruttore. Velocemente ti appare anche una schermata che ti indica il firmware che hai installato. Per fare l'aggiornamento lo puoi fare tramite OTA con l'applicazione oppure tramite Type-C. Qui si è staccato tutto, ok? Quindi innanzitutto, una volta che l'hai scaricato, ho avuto il primo problema utilizzando un'email Gmail. Ho dovuto utilizzare un altro dominio proprio per riuscire a registrarmi con l'applicazione SmallGo proprio di Smorgasm. Almeno io non ci sono riuscito con le mail di Gmail. Una volta che ti sei collegato, praticamente poi vai a collegare questo illuminatore. Qui hai anche eventualmente il tasto di reset del Bluetooth. Innanzitutto lo andiamo a sbloccare perché in questo caso vedi che abbiamo delle scritte in cinese e anche in inglese che ci stanno a indicare che dobbiamo sbloccarlo. Per fare basta ruotare in senso orario proprio questo dimmer. Allora
Innanzitutto quando siamo in modalità CCT, come in questo caso, con questo dimmer vai a modificare la potenza da 0 a 100, invece con l'altro vai a modificare la temperatura a colore. Si parte da 2005 e si arriva fino addirittura a 10.000. La cosa interessante è che non troviamo su un comune illuminatore né bicolor e soprattutto RGB è che abbiamo la possibilità anche di andare a modificare il ciano e il magenta, quindi siamo decisamente molto più precisi. Diciamo che questa è una cosa per alcuni professionisti che vanno a modificare e vogliono una temperatura più stabile, ok? Io personalmente non l'ho mai utilizzata, ma non è detto che possa tornarmi utile, anche perché hanno una resa cromatica questi illuminatori al giorno d'oggi decisamente già valida così come la troviamo. Ok ragazzi, poi abbiamo questo tasto che ti dicevo serve per resettare il Bluetooth quando hai anche e soprattutto problemi di collegamento con l'applicazione, prova a resettarlo. Poi abbiamo l'altro tasto fisico che ti consente di cambiare modalità. In questo caso siamo in CCT, andandola a premere passiamo in modalità RGB e quindi se vuoi modificare i colori, l'intensità, la saturazione lo potresti fare direttamente con i due dimmer, però in questo caso è molto consigliata l'applicazione che ti consente anche di salvare dei preset con dei colori che ti eri già salvato in precedenza e soprattutto vai a trovare una tonalità, un colore molto più velocemente rispetto a utilizzare proprio i due dimmer. Ok ragazzi, poi ognuno ovviamente fa come più crede meglio quando va a utilizzare questo illuminatore. Poi abbiamo la funzione degli effetti, abbiamo vari effetti che puoi andare a inserire quando vai a registrare dei video, praticamente sono i classici che abbiamo già imparato a conoscere. Io non sono un videomaker, comunque abbiamo i soliti effetti che possiamo andare anche a modificare, in questo caso per quanto riguarda la temperatura, la frequenza e l'intensità. Poi ecco che troviamo una cosa che a me piace, anche se non sono riuscito ancora a utilizzare questa funzione, è la prima volta che la trovo su un illuminatore, quindi abbiamo la possibilità di andare a mettere i filtri come quando li andiamo a utilizzare proprio con i flash. Quindi abbiamo i CTO, i CTB e quindi andiamo a correggere la temperatura a colore in questo sistema. Non ho ancora sperimentato, però potrebbe essere decisamente molto utile. La scritta lì, Erosco, praticamente penso avete già capito di cosa stiamo parlando, è l'azienda che produce proprio i filtri, è un'azienda anche molto conosciuta. Ok ragazzi, poi abbiamo in questo caso la possibilità di andare a impostare i colori in base ovviamente ai numeri, quindi se conoscete già il colore che volete inserire lo fate manualmente, oppure ripeto c'è l'applicazione, dopo vedete voi. Vi faccio vedere anche il contenuto della confezione. Questa è la scatola di cartone, all'interno non trovi nessuna borsa per mantenere proprio tantomeno l'illuminatore, anche eventualmente degli accessori che andrai a portare con te e quindi devi affidarti al cinese che hai sotto casa. Allora, nella confezione troverai l'RC100 con questa parabola immancabile, però a differenza del modello bicolor hai anche il dome in silicone e hai, per fortuna, anche l'alimentatore che ricordo ha l'attacco proprietario. Concludiamo questo video innanzitutto ricordando anche agli affezionati di Small Rig che hai a disposizione anche il modello da 60 watt bicolor, eccolo qui, che praticamente ha una batteria al litio integrata, quindi praticamente questo lo potresti già avere nello zaino, lo tiri fuori, lo tieni in mano oppure lo metti sullo stativo e è pronto all'uso. E a distanza di 2 anni questa batteria che è integrata fa ancora il suo lavoro, perché sì, ho visto un calo della durata, ma non è così importante, ok? Poi alla fine è una cosa che
di andare a sostituire la batteria, lo facciamo quasi tutti, eventualmente c'è chi lo fa, lo porti su un normale centro che riparano telefoni, le porti le batterie, praticamente te la vanno a sostituire, ok? Quindi non ti devi spaventare, molto interessante, te lo consiglio, trovi il link in descrizione. Come rimane in commercio questa, la versione bicolor, che ricordo, come ti ho fatto capire, che è più potente se hai bisogno di lux, soprattutto se utilizzi di più la funzione CCT, o eventualmente se vuoi la versione anche a colori. Ecco, la versione di oggi RC100C è quella che potresti prendere in considerazione. Prezzo 260 euro, come ti ho detto, dopo valuta a te, ok? La soluzione ideale sarebbe proprio almeno di averli entrambi, così con questo magari vai a colorare lo sfondo, con questo vai a dare praticamente la luce principale, la key light sul soggetto, o se eventualmente vuoi anche una luce di riempimento o una luce backlight, rim light, potresti anche prendere questo. Entrambi i prodotti hanno l'attacco proprietario, quindi tutti i modificatori che trovi in commercio di questa azienda praticamente li puoi interscambiare tra di loro, e ti ricordo che eventualmente se proprio non vuoi utilizzare i modificatori con questo attacco c'è la soluzione dell'adattatore che ti consente proprio di utilizzare modificatori Bowesmart. Comunque, se avete domande, avete dubbi, qualcosa non vi è chiaro, vi aspetto qui sotto nei commenti.